primo lockdown è stato drammatico e a partire dall'8 di marzo, quando è stata data proprio l'indicazione del lockdown, la città era completamente deserta, no? Faceva impressione il silenzio assoluto, nel senso che Cremone, essendo una città di media grandezza, ha una vita cittadina. Una delle cose che la colonna sonora della giornata in quel periodo era il rumore delle ambulanze. Ma ci sembrava proprio una cosa lontanissima da noi, che non ci avrebbe colpito. Poi invece abbiamo cominciato a capire che la cosa era grave. La scuola chiusa, quindi io a casa, i figli a casa, mio marito a casa. La mia famiglia fino all'anno scorso era composta anche dalla mia mamma Sandra. La mamma era per noi un punto fondamentale, soprattutto da quando è morto il papà nel 2006. Veniva a casa nostra tutti i giorni, non c'era giorno che noi non la vedessimo, e se non la vedevamo la chiamavamo. Era una donna molto attiva, faceva la sarta da quando aveva 15 anni ed era molto amata sia dalle sue clienti che dalle sue amiche. L'ho conosciuta che ero una bambina, una donna bravissima, una grandissima lavoratrice, una donna attaccatissima alla sua famiglia, che ha veramente dato la vita per la sua famiglia in tutti i sensi. Poi è successo che si è ammalato il fratello di mia mamma di una malattia non di Covid, e lei ha continuato ad andare ad accudirlo, anche se noi la sgridavamo per questo. Dopo questo momento la mamma ha cominciato ad avere alcuni sintomi, allora l'abbiamo accudita e abbiamo sentito il medico. La sua dottoressa era ammalata di Covid in quel periodo, ma c'era il figlio che la sostituiva e sabato a mezzogiorno lui è venuto. Faccio notare che la mamma con la febbre si era alzata, aveva cambiato le lenzuola, aveva pulito tutto perché veniva il medico. Io l'ho sgridata tanto, ma non si poteva, lei era così. E quando ci ha detto che che aveva la polmonite, un polmone era completamente intasato e l'altro quasi, e non si poteva fare altro che portarla all'ospedale, lei mi aveva fatto giurare 5 minuti prima che non sarebbe andata. Ma non c'era altro da fare. Ho provato a chiedere se si poteva, magari con l'ossigeno a casa, tenerla a casa, ma non. L'ultima cosa che abbiamo fatto insieme è stato dire il rosario, perché io ho come percepito che dovevamo affidare questo momento a qualcun altro che non eravamo noi, perché noi non avremmo risolto la situazione. Ho avuto a che fare con il Covid dal 21 di febbraio dello scorso anno, quindi abbiamo avuto la prima grande ondata. La prima ci sono stati 400 morti, nella seconda ce ne sono stati una sessantina di morti. E sì, l'età media dei nostri pazienti morti durante la seconda fase è elevata, è 80 anni. Però abbiamo anche pazienti giovani, sono morti purtroppo anche delle persone di 48-50 anni, cioè non è che Mamma ha videochiamato la mattina a me e io sono riuscita a farle uno screenshot che tengo nel telefono, e penso che questa sia la grazia più bella che abbiamo potuto avere. E quella sera lì l'abbiamo sentita proprio serena, per cui quel lunedì mattina, quando alle 10:14, non lo dimenticherò mai, è suonato il telefono, numero privato, io non mi aspettavo quella telefonata. Quando ho sentito sono il medico, le devo dare una brutta notizia, io ho urlato proprio, penso che mi abbiano sentito da lontano, è scesa tutta la famiglia e ho passato il telefono a mio marito, e quindi abbiamo saputo che la mamma non ce l'aveva fatta.
La cosa che ci consola e che mi ha detto la sua vicina di letto è che lei ha perso conoscenza, quindi non si è resa conto e che tutto è durato molto poco, neanche in un'ora. E questo mi consola perché sarebbe stata la morte che la mamma voleva, ce l'ha sempre detto, di non soffrire. Abbiamo dovuto aspettare 12 giorni per avere il corpo della mamma perché c'erano talmente tante salme. Quando ce l'hanno restituita per cremarla abbiamo potuto accompagnarla ed è stato l'unico momento in cui abbiamo potuto proprio starle vicino e lei era lì con noi. Poi non l'abbiamo più vista e dopo una quindicina di giorni, mi sembra, ci hanno restituito il corpo cremato e quindi abbiamo potuto tumularla con il papà. Non passa giorno, non passa, non dico istante, però ora che la mamma non venga ricordata. Tante persone avanzate di età meno avanzata che sono come un pezzo del paese, cioè sono stati parte proprio dell'educazione e della crescita di alcune generazioni, insomma. Adesso siamo in una fase, diciamo, stabile, non particolarmente tranquilla ma stabile, però stiamo da sempre la stessa malattia. Siamo un pochino più bravi a gestire la malattia, ma i farmaci che abbiamo a disposizione sono veramente pochi. Il piano vaccinale sta andando avanti e diciamo che stiamo vaccinando tutti quelli che si possono vaccinare. Noi adesso ci siamo sistemati in questo reparto, che è una sistemazione provvisoria che abbiamo dovuto allestire velocemente. Io ho già messo giù il progetto e stiamo allestendo per andare in uno spazio più grande, probabilmente sarà lo spazio fieristico qua di Cremona, dove potremo fare 4 volte tanto come flussi, quindi più di 1000 persone al giorno qua a Cremona. Però mentre aspettiamo che il vaccino ci protegga, dobbiamo cercare di evitare che il virus muti, evitare che il virus si diffonda. È una fase molto difficile, è una fase molto positiva perché comunque abbiamo finalmente il vaccino e possiamo vedere la luce in fondo al tunnel, però non possiamo purtroppo già oggi dire sì, tutto è finito, adesso siamo tranquilli, una volta che avremo vaccinato una buona fetta della popolazione potremo stare più tranquilli.